Ciao a tutti amici, bentornati per un nuovo video. Oggi ho selezionato una serie di proposte libresche con protagonisti animali di vario tipo. Non è una classifica, sono in ordine casuale. Cominciamo. Il primo è La fattoria degli animali di George Orwell, che non ho trovato qui in casa, non sono riuscita a trovare il libro. In questo romanzo, per quei pochi ancora che non lo sapessero, Orwell si immagina un mondo dove gli animali riescono a liberarsi dai loro padroni umani, ma poi in ogni caso inizieranno le lotte per il potere anche tra loro, perché alla fine poi ognuno cerca di prevaricare gli altri. È una critica sociale, diciamo, il libro, comunque adatto per tutti, anche per i ragazzi. Il secondo è Viaggio con Charlie di Steinbeck, questo libro. Di questo ne avevo già parlato. Non è un capolavoro ai quali ci ha abituato Steinbeck, ecco, non è furore, ma è un romanzo bello, piacevole, medio, adatto anche per i ragazzi, adatto per tutti. In questo libro Steinbeck negli anni 60 ha preso il suo cagnolino che è Charlie appunto e ha preso una roulotte, un camper e ha cominciato un viaggio in giro per l'America col suo cagnolino e racconta le loro avventure in giro per l'America on the road, diciamo. È un bel libro, piacevole, da leggere durante le vacanze, è un'ottima proposta. Numero 3, La scia della balena, questo di Francisco Coloane. C'era già un video dedicato a questo autore qui sul canale, che poi magari ve li lascio tutti qui sotto, i video collegati come al solito. In questo romanzo di avventure, Coloane, che è un maestro del genere, ne ho già parlato prima, il giovane protagonista è un ragazzo di 13 anni, si ritrova solo al mondo e decide di intraprendere il suo sogno, cioè andare per mare sulle navi baleniere. Deciderà di imbarcarsi su una nave, e qui instaurerà un rapporto molto intenso col vecchio capitano, padre e figlio, e imparerà a misurarsi coi pericoli del mare. È un libro asciutto e molto intenso come gli altri dell'autore, molto bello, un romanzo d'avventura. I libri di Coloane ve li consiglio tutti, sono romanzi d'avventura ambientati nella Terra del Fuoco, in America Latina. Poi, numero 4, Delitti bestiali di Patricia Highsmith, anche questo ce l'ho in casa, non sono riuscita a trovarlo. Comunque è un libro di racconti brevi dove i protagonisti sono gli animali. C'è l'elefante del circo maltrattato che si ribella, il cane maltrattato che si ribella verso il suo padrone. Sono dei racconti raccontati in prima persona dall'animale che commette il delitto e spiega perché, visti dal punto di vista dell'animale, diciamo. Sono una serie di racconti molto gradevoli, molto belli, va bene per tutti. Non sono thriller, sono raccontini così. Il quinto è Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio di Lewis Carroll. Qui, a parte il classico bianconiglio che conoscono tutti oramai, ci sono diversi animali, animaletti protagonisti. Alice è una ragazzina che si ritrova appunto in un paese meraviglioso e nella seconda parte del racconto si ritrova in un mondo dove c'è tutto al contrario. I buoni sono cattivi, gli alti sono bassi, i belli sono brutti, eccetera, cioè attraverso lo specchio. Non parlo di questo libro perché penso che lo conoscano anche i sassi, comunque per ragazzi, per bambini è veramente bellissimo. Un altro libro è Perché uccidere Patience di Carter Dixon, questo è un giallo, è il classico giallo della camera chiusa di cui era maestro l'autore. In questo romanzo Sir Harry Merivale, che è l'investigatore seriale creato dal maestro del genere, che si è fatto chiamare anche John Dixon Cane, anche con altri pseudonimi. Ho già parlato di questo autore in un video che vi lascio qui sotto anche questo. Si troverà a indagare nella morte inspiegabile di un direttore dello zoo. In apparenza si tratta di un evidente caso di suicidio, ma la figlia non ne è convinta. Il padre non avrebbe mai coinvolto nel suo suicidio il suo animale domestico preferito, un serpente di nome Patience, che stava nella teca di vetro nello studio e è stato a sua volta ucciso dal gas. Secondo la figlia lo avrebbe salvato se avesse deciso di suicidarsi e da qui l'investigatore comincia a indagare per dimostrare che si è trattato in realtà di un omicidio. Ben presto altri eventi dimostreranno che effettivamente c'è un assassino all'opera. Toccherà a Sir Harry Merivale spiegare come abbia fatto l'omicidio a uscire dalla stanza lasciandola ermeticamente sigillata. Carter Dixon era un maestro nei delitti della camera chiusa, se vi piace il genere ne ha scritti tanti.
L'ultimo che vi consiglio oggi è Cuore di cane di Mikhail Bulgakov. Questo è veramente un libretto proprio. È un racconto di fantascienza fantastico dove si immagina uno scienziato pazzo che vuole fare esperimenti sugli animali, cattura un cane e decide di trapiantare il cuore del cane in un essere umano. E in questo romanzo c'è il cane praticamente che parla dal suo punto di vista e descrive come si trova nel corpo di un umano, cioè non capisce come mai si trova lì, insomma. Si trova a alzare la gamba per fare la pipì, eccetera. È un racconto, Bulgakov è un grande scrittore, il maestro di Margherita, eccetera, lo conoscono tutti, anche qui ne avevo già parlato diverse volte sul canale. E è un libro che va veramente bene per tutti, divertente, ironico, assurdo. Bene amici, questi sono tutti i libri che potete leggerle per le vacanze o anche gli altri libri degli stessi autori, ve li consiglio tutti. Buone vacanze se siete via e a presto al prossimo video, ciao!